Qui ci sono tutti morti giovanissimi, sempre all'alba del XX secolo. Eccolo qui, per chi ricorda Sergio Corazzini. Qua ci sono degli appassionati che hanno ancora oggi, grazie per le tue poesie. Sergio mio, come vedi, ogni tanto corro da te in cerca di conforto per la mia anima tormentata e per il mio corpo minato da malattia. Non so, io sono molto legato a lui da sempre, devo dire. Già nell'86 mi ricordo che avevo scritto un pezzo su Paese Sera in cui rievocavo la sua figura e addirittura lo paragonavo a San Francesco come immagine di dolcezza, di purezza, anche di semplicità del suo verso. Il poeta molto giovane, pensa anche a Rimbaud, no? L'idea quindi di una poesia legata al fuoco della giovinezza. E poi anche un talento incredibile, perché lui a 16 anni iniziò a scrivere sulle riviste romane di quel tempo, Marfurio e tante altre. Però poi negli anni mi sono reso conto di tante congiunture. Una incredibile, lui andava, lo sai, no, in queste chiese romane, tra cui San Sabba all'Aventino era una delle sue preferite. Ed è stato il luogo dove io e Anna Luce, mia moglie, abbiamo fondato la scuola Penny Wirton, la scuola di insegnamento agli immigrati. Io sono molto legato a queste congiunture del caso, del destino, non so nemmeno spiegarmele. Sì, è un grande garage, vero? Via di Burtina, ecco. Via di Burtina, via Renzo Rossi, settimo piano. Il bambino Eraldo, la conquista del nome è importante, Eraldo. I genitori avevano un negozio e tornavano tardi, quindi tornavano alle 7, alle 8, alle 9 di sera. Io stavo da solo con mio fratello e su questa ringhiera io vedevo le macchine avvicinarsi, non potevo distinguere le targhe, però distinguevo le marche delle macchine. Questa è una Ford, questa è una Fiat, questa è un Alfa Romeo. Non sono loro, ancora no, eppure sono già le 8. Io questa ce l'ho chiara, questa immagine, lì tra le grate, quel balcone un po' arrugginito, no? Un po' sporco. Non arrivavano mai. Non arrivavano mai i miei genitori, facevano tardi. In realtà non facevano tardi, però nella mia percezione infantile sembrava non arrivassero più. E quindi io come farò da solo, mi chiedevo, come farò? Dovrò parlare con mia zia in Romagna? Dovrò telefonare? Come farò? Se loro non torneranno più, come farò a vivere, a organizzarmi, a portare in salvo tutti qua? Ecco, lì forse stava nascendo la parola, ecco, stava nascendo la risposta vitale, perché la parola è sempre una risposta vitale contro la morte. Una risposta vitale che io però ancora non possedevo. I miei genitori facevano errori di grammatica quando parlavano. Avevano fatto entrambi la quinta elementare, non parlavano bene, parlavano in modo un po' raffazzonato. Quindi per me la scrittura, la lettura, prima ancora della scrittura, è stato un salvagente, il momento in cui ho cominciato a trovare dei mondi interiori altri rispetto al mio. È lì che ho conquistato una fede come volontà di credere, non come certezza, non come
diciamo, cassaforte di sicurezza dove tu vai a prendere i preziosi, non come farmacia dove vai a prendere la medicina per guarire dai tuoi mali interiori, no. Però come atto di posizione, io prendo posizione di fronte a questo vuoto, a questo terrore infantile di restare da solo. Forse è lì che nasce la parola, ecco, la parola come riconoscimento del proprio nome, della propria storia, per entrare nel mondo, per modificare il mondo, per cambiarlo il mondo. Questa volontà che un tempo avremmo chiamato rivoluzionaria, cioè cambiare il mondo. Io questa l'ho sentita anche, ma non in senso politico, io che appartengo ad una generazione politica, in senso pre-politico. Io prima ancora di leggere Marx, per dire, io leggevo Dostoevsky, leggevo Tolstoi, leggevo Fenoglio, Pavese, Pushkin, Dos Passos, Flaubert, Stendhal, erano questi sono stati, diciamo, la mia famiglia estetica. E lì, ecco, in questa famiglia estetica ideale che ho cercato di fare in modo che i miei genitori arrivassero a casa. Non fisicamente loro, ma che tutto si componesse. Il ritorno è una forma estrema di conoscenza e di riconoscenza verso i luoghi che abbiamo abitato e che abbiamo amato e dove è stata scritta la profezia che ci riguarda e che troverà il suo compimento attraverso la nostra vita. Devo dire che quando ho letto questo brano qui di ritorno di De Angelis mi sono proprio riconosciuto. Ho sentito, diciamo, il lavoro che ho fatto da ragazzino per trovare la parola e per custodirla e per produrla e per riconoscerla anche. A 12, 13, 14, 15 anni, perché è lì che si fanno i giochi, sempre, in questa inquietudine che poi dopo ha preso una forma espressiva, ma all'inizio forse era ancora invertebrata, cieca, inconsapevole, però c'era questa inquietudine, no? Questa tensione, questa energia, l'intuizione un po' vaga che non ti sarebbero bastate le azioni nella vita. Ci sarebbe stato bisogno di una lingua capace di dare senso a quelle azioni. Io mi sentivo, da adolescente, sempre un po' fuori rispetto agli altri. Sentivo che dovevo andare lì nel gruppo, però mi sentivo estraneo. Dentro e fuori, no? Dentro e fuori, perché ti senti che non stai bene nella convenzione sociale, che però dovrai comunque accettare. Dovrai conquistare questo tuo stare nel mondo, però da ragazzino non lo sai questo. È nata lì, in quegli anni lì, quando ti sei sentito chiamato al rendiconto, chiamato alla partecipazione. Ma come? Ecco perché io sono interessato ai ragazzi difficili, ai ripetenti, ai ribelli, ai negligenti, agli inquieti, agli insoddisfatti, perché riconosco in loro il momento germinale della ricerca della parola, ma una parola che accenda una luce dentro il vuoto che tu senti, che poi è il vuoto della nostra finitudine. La domanda primaria, da dove nasce poi, qual è la sorgente, no? E lì per rispondere proprio alla sorgente dobbiamo pensare ai miei genitori, dobbiamo pensare a mio padre e a mia madre. Mia madre era figlia di un partigiano che venne fucilato dai nazisti e mia madre venne portata sul treno della deportazione. Non era ebrea, non fu quindi posta sui treni piombati e questo le consentì di fuggire durante la sosta del treno alla stazione di Udine. Questo già ti fa capire che io ho cercato anche le parole che mia madre avrebbe voluto dire a se stessa prima ancora che a me
e a mio fratello, e che non era in grado di dire perché appunto aveva fatto la quinta elementare, non aveva gli strumenti espressivi. Mio padre è la stessa cosa, mio padre è un figlio illegittimo che non conobbe mai suo padre. Infatti il mio nome Affinati è il nome della nonna paterna, non del nonno, che non sappiamo chi fosse. Poi mia nonna paterna morì anche presto di malattia e mio padre restò da solo a Roma a 12 anni, senza punti di riferimento, durante il fascismo, senza avere un collegio, una comunità educativa, una città dei ragazzi, ecco. Non aveva nessuno, è vissuto da solo, cioè lui dormiva al Popolo di Roma, che è un vecchio, diciamo, giornale che si faceva a Roma in via del Tritone. Dormiva per terra sotto i magazzini e mio padre anche è sopravvissuto. 1946, dopo la seconda guerra mondiale, Bologna si stava riprendendo come tutta l'Italia. Mio padre e mia madre si incontrano qui per la prima volta. Mio papà era un venditore ambulante, vendeva cravatte, camicie, andava in giro per l'Italia. È arrivato qui a Bologna, aveva bisogno di una commessa. Mia mamma, appena venuta da Udine dopo la guerra, viveva in Romagna, una sua amica l'ha messa in contatto, dice guarda cerchi lavoro, c'è una persona di Roma che forse potrebbe darcelo, andiamo insieme. Si conobbero qui e questo bar che è rimasto uguale. Devo dire che venendo qui ogni volta do uno sguardo, do un'occhiata, ho la sensazione che qui ci sia una mia radice, questa immagine di mia madre giovane, mio padre anche lui alla ricerca di una vita, di una speranza, di un rinnovamento, di un modo per diventare qualcosa. E si misero insieme, si innamorarono, andarono poi in giro in tutta Italia, da Catania a Milano, vissero degli anni per loro meravigliosi. Da piccolo io ero triste. Sentivo che c'era un peso, no? Non capivo cosa fosse, ma dietro c'era in fondo questo groviglio irrisolto, che era un groviglio innanzitutto espressivo, proprio di non riuscire a parlare, a dirle queste cose. Mia madre mi diceva, l'SS mi sorvegliava con il mitra, io sono scesa, ho preso l'iniziativa in mezzo alla folla durante la sosta del treno, poi c'era un partigiano che mi aspettava in bicicletta. Io volevo molto di più. Cosa era successo? Quando eri bambina, come hai vissuto il rapporto con tuo padre? Chi era mio nonno? Alfredo Cavina. Perché è entrato a fare il partigiano? E papà, tu, come hai fatto a vivere da solo? Ma chi ti dava da mangiare? Ma come facevi? Tutte queste domande che io sin da piccolo facevo a loro stessi, ma anche a me, in fondo sono state germinali per il mio diventare scrittore insegnante. E questa è la ragione per cui io voglio sempre ancora oggi toccare con mano le cose. Voglio vedere le persone, andare sempre sul posto. Per me questo è importante. Alfredo Cavina, mio nonno, 36esima Brigata Garibaldi, è uno di questi martiri qui, questi caduti della resistenza italiana. Questo è un sacrario popolare perché sostanzialmente è stato fatto da gente del popolo che ha portato le fotografie. Sono due le insegne relative ai Cavina. Una, Cavina Alfredo, con la fotografia che però è sbagliata, perché quella non è la fotografia di mio nonno. Poi c'è l'altra senza l'immagine fisica, Cavina Alfredo. Una delle due, insomma, dovrebbe corrispondere a quella di mio nonno, però la foto non è la sua. Per me è importante un passaggio. Accanto a questo sacrario c'è la Sala Borza. E la Sala Borza è la sede della scuola Penny Wheaton, dove praticamente noi insegniamo l'italiano agli immigrati. Qual è il nesso? Queste persone sono morte per la democrazia. E noi in Sala Borza, qui a Bologna, nella scuola Penny Wheaton, insegniamo gratuitamente l'italiano ai ragazzi che vengono da tutto il mondo sfuggendo alle guerre del Sud Sudan, dell'Eritrea, del Bangladesh, dell'Afghanistan, la povertà, la miseria. Una sorta di legame, credo, tra questo sacrario e quella scuola. E questo lavoro non finisce mai, continua ancora ad oggi. È bello per me
vedere che in Emilia-Romagna ci sono così tante Penny Whirlton, Bologna, Reggio Emilia, Modena, Faenza, Forlì. Forlì importante, la città dove mio nonno venne imprigionato insieme a mia madre e da cui venne poi prelevato per essere fucilato. Pieve Quinta, frazione di Carpinello, la strada che da Forlì conduce a Cervia. Ecco, qua il 26 luglio del 1944 vennero fucilati 10 partigiani italiani. Vennero portati qui all'alba dalle carceri di Forlì a due le SS li mitragliarono a distanza ravvicinata. I loro corpi vennero poi trascinati in queste cunette e restarono lì circa 2 giorni come monito per la popolazione. Mi ricordo sin da bambino venivamo, quando io da Rialo Terme andavamo a Cervia con i miei cugini, con i miei zii, ci fermavamo qua. Ci sono tornato tante volte. In questo cippo c'è in fondo l'origine di tutto quello che poi sono diventato. Beh, io credo che nascere a Roma comunque non sia ininfluente, che poi alla fine io sin da bambino ricorderò sempre il Colle Oppio, Terme di Traiano, il Colosseo. Noi andavamo lì, giocavamo a pallone al Colle Oppio, sentivo il peso della storia, quello è ovvio, però non è solo questo, è anche il tema delle macerie, è anche una sorta di disincanto che tu in qualche modo assorbi. Dov'è il suono di quei popoli antichi, diceva Leopardi. Ecco, in qualche modo sin da piccolo ho sentito una sorta di vanità dell'azione, ecco. E ciò nonostante andare a fare l'azione, andare comunque a muoversi. Però l'adolescenza è stata terribile. E vivere in queste forme di civiltà che sono dirupate, tu lo senti dentro di te, che Roma è stata sempre una luce di allarme che si accende intermittente e ti dice sì, tu stai facendo questo, però poi questo senso di finitudine. Trovare la parola significa rispondere a questo senso di vanità. Cioè da adolescente qui l'atrofia della solitudine, cioè dico ma io poi a cosa servo? A cosa mi serve tutto questo patrimonio fantastico che io sto elaborando, da Stevenson a Conrad, da Fenoglio a Dos Passos, da Tolstoi a Dostoevsky? Cosa ne farò di tutto questo? Cosa ne farò della letteratura? Penso che qui sia nato tutto. Io ricorderò sempre qui il mio migliore amico della mia adolescenza. Stavamo qui e facevamo questi fantastici brainstorming che si fanno soltanto a 13-14 anni. Tu cosa farai? Io voglio fare il chirurgo, diceva questo mio amico. Io volevo fare lo scrittore, già a quel tempo. Come riuscivamo a trovare questo incontro con le persone? Ecco.
Io devo dire che solo adesso io capisco questo. Io solo adesso mi rendo conto che quando giocavo a pallone lì, eravamo 20 contro 20, senza regole. Poi a un certo punto ho pensato, durante i miei viaggi che ho fatto dopo in Africa, i bambini che giocavano a pallone. E ho ritrovato, vedendo loro, in quei bambini africani, io, Gianni, Mario, Claudio, che stavamo qui al Colle Oppio. Poi cosa è successo? Che quando a Sarecubo è nato un bambino a cui hanno dato il mio nome, Eraldo, l'hanno chiamato questo bambino africano, me l'hanno messo in braccio. La mamma di 15 anni mi ha messo in braccio questo bambino. Io ho stretto questo bambino neonato fra le mie braccia e ho pensato, dico, ecco, questo è il conio d'umanità, questa è la matrice d'umanità. Lui era il figlio di tutti noi. Allora lì ho ritrovato questa paternità putativa in questo bambino di cui mi sentivo appunto responsabile io, e lì ho capito che l'incontro, ecco, che io avrei dovuto fare è la scuola, l'incontro tra il professore e i suoi studenti. Quando tu consegni il testimone, perché io voglio consegnare questo testimone? Perché ho sentito il terrore di restare da solo. Appunto, e qui l'ho sentito, al Colle Oppio, qui. Quindi per me venire qui significa tornare alle origini, tornare a casa, la matrice, dove tutto è cominciato. Io ho insegnato per 30 anni negli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, quindi di fronte a ragazzi molto difficili che ti sfidavano, insomma, ti mettevano alla prova. Vedere sempre nuovi studenti, sempre nuovi ragazzi, sempre nuovi adolescenti, e ognuno di loro in qualche modo scopre un paesaggio preistorico, nel senso che rifà il percorso che tutti gli uomini hanno fatto. Questo è affascinante, no? Però ti chiama in causa, ti mette al muro, diciamo, l'adolescente ti mette al muro e quindi ti dice: ma tu chi sei? Chi vuoi essere? Cosa mi vuoi dire? In qualche modo ti obbliga costantemente a prendere posizione, a non restare sul piano, diciamo, intellettuale, teorico, cioè la parola va certificata, va legittimata, va incarnata. A un certo punto capisci che la vera libertà si realizza nell'accettazione del nostro limite, non nel superamento del nostro limite. Questo lavoro l'ho fatto soprattutto di fronte ai ragazzi. Poi certo ho avuto Bonhoeffer, che mi ha aiutato molto, Camus, che mi ha aiutato molto, scrittori e testi che mi hanno confortato in questo scendere in campo e dire: tutto quello che io dico deve essere la secrezione della mia esperienza. Non può essere frutto di un puro gioco di polso, cioè di un talento. Arte e vita devono essere una la conseguenza dell'altra. Detto così sembra definitorio, scultorio, però in realtà è frutto di un percorso continuo, con tante difficoltà, con tanti fallimenti, con tante crisi. Guai se non accetti il tuo fallimento. L'insegnamento è il mestiere dei fiaschi, diceva Don Lorenzo Milani. L'insegnante deve andare dove sa che gli fa male. Questo è il vero educatore. Le nostre parole devono essere la nostra vita.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. No, questo è tutta a memoria, tutto il Corano, tutto il Corano, pure te la sai a memoria. Senti, quando stavo a Curicca, no? Io dormivo per terra lì, perché non c'era dormivo, capito? Perché il posto dove sono andato era una casa privata di un mio studente, capito? Omar, un mio studente. E lì non c'era albergo e loro eravamo in tanti. Ci sono due viaggi, quello in Marocco e quello in Gambia. Questi due viaggi che ho fatto con i miei studenti, marocchini e africano. I due marocchini, Omar e Faris, mi hanno portato a Curipca, in Marocco, e a rivedere la terra da cui loro erano fuggiti. E io avevo chiesto, fatemi parlare con vostro padre, con vostra madre. E lì ho idealmente parlato con mio padre, che era già morto. Come se mio padre, l'avessi rivisto nei miei due studenti arabi con i quali dialogavo sulle strade di Casablanca, insomma. Che loro erano stati a Roma nella condizione di mio padre, quindi ero stato una sorta di padre putativo per loro. Il viaggio in Africa, Kalik, questo viaggio che abbiamo fatto sulle tracce di sua madre, che non si sapeva se fosse viva e morta, poi è stata ritrovata questa donna rifugiata in Gambia, dopo la guerra civile in Sierra Leone, da cui lui era scappato da bambino. Quando sono tornato da questi viaggi straordinari che mi hanno cambiato come persona, come uomo, come scrittore, con mia moglie, Anna Luce Lenzi, anche lei come me, letterata e insegnante, perché ci siamo conosciuti su Silvio D'Arzo, perché io mi ero laureato su Silvio D'Arzo, lei era già esperta di Silvio D'Arzo, e abbiamo pensato, ma noi dobbiamo fare un'altra scuola, Luce, dobbiamo fare un'altra scuola, una scuola nuova, una scuola capace di parlare a questi ragazzi uno a uno, senza voti, senza classi, senza registri. Intitoliamola a Silvio D'Arzo, Penny Wirton, come se i Penny Wirton di oggi fossero questi studenti. A quel tempo io insegnavo alla città dei ragazzi, li vedevo questi afghani, questi albanesi, questi magrebini che stavano con me. Allora i primi studenti erano loro. E lì praticamente abbiamo iniziato una scuola che poi adesso si è estesa molto, sono 15 anni, però quello è stato un momento importante, un momento di passaggio dalla letteratura intesa come Turis Eburnea alla letteratura come vita. Voglio andare al Cairo. Bello a Cairo. Ti piace? Sì, certo, il mio paese. Ma tu mi ci porteresti a me al Cairo? Sì, certo. Davvero? Sì. Al Cairo io so che c'è un posto dove si vivono dentro alle tombe, dove ci sono i morti. Sì, è vero questo? Sì, sono stato. Io vorrei andare lì, vorrei andare al cimitero, capito come? C'è stato il figlio. Ah, c'è stato? C'è stato. Ecco, allora... Oh, ciao Abdel, come stai? Va bene? Ciao. Salutami. Sudan, certo. In questo momento c'è la guerra. Molti stanno scappando in Ciad. Sì, è vero, stanno scappando in Ciad. Durante il viaggio in Africa si forò uno pneumatico, ci fermammo nel deserto praticamente, io e Kalik parlammo, mentre alcuni bambini ci attorniavano. Mi ricorderò sempre quel momento quando io dissi: ma tu perché hai voluto che io venissi in Africa qui insieme a te, Kalik? E lui, mi ricordo, mi disse, se tu non scrivi la mia storia, questa storia non sarà mai vera. Nella sua ingenuità questo ragazzo aveva ricordato a me, professore di italiano, cosa è veramente la letteratura, lo statuto della letteratura, cioè scrivere per dare senso alla vita. Ecco, quello è stato il momento decisivo, quindi torni a Roma, cerchi la scuola, cerchi di costruire questa scuola, cerchi di dare senso, un corpo alle parole, fare in modo che queste parole siano vere. Mi ha promesso accompagnarmi domani per fare la richiesta da questura, ma questa cosa riguarda l'università, non so che posso fare perché sono molto confusa. Vabbè, questo ho capito, però il contatto c'è stato. Ti aiuta, ti sta aiutando questa persona. Molte delle cose che abbiamo detto adesso hanno avuto un senso poi ai miei occhi,
perché hanno coinvolto tante persone, non sono state più soltanto mie. Vado a Bologna, a Milano, a Torino, in Sicilia, nel quartiere La Giostra, a Messina. Vado in giro per l'Italia e ritrovo in ognuna di queste Penny Wilton questo timbro, questo stile, questo spirito dell'autenticità, della verità, dell'uno a uno. Evidentemente c'è questo desiderio di scendere dagli scranni, diciamo, di non accontentarsi delle battute dei politici, delle convenzioni giuridiche. Entriamo in azione, noi, qui ed ora, non chissà quando e chissà dove e chissà come. No, qui ed ora, con le possibilità che hai, con mezzi un poco sotto al bisogno, diceva Joseph Conrad. Ecco, questo elemento qui ti fa uscire dall'indecisione, dall'indifferenza, dalla bulia, dall'agnosticismo, dal non prendere posizione. Entra in azione con tutti i tuoi limiti, con l'imperfezione che ti porti dietro, però entra in azione, ecco, per consegnare appunto la parola. Voi fate il liceo Scientifico. Francesco d'Assisi. Esatto. Terza, e avete fatto quanti ore avete fatto? Qui? Qui 30. 30. Tutte, Infatti mi ricordavo. Le abbiamo fatte tutte. Che ti ha dato questa esperienza lì? Prova a dire un attimo, così Allora, magari. Allora, io quando ho iniziato ero un po', avevo un po' paura. Sì. Poi andando avanti, o anche insegnando, Sì. ho capito molte cose che prima non sapevo ovviamente, sia sulle migrazioni anche ovviamente sui ragazzi a cui ho insegnato, perché comunque loro si sono aperti, Ecco. e ci T'hanno hanno raccontato. raccontato magari da dove venivano, le loro storie, e lì ho capito molte cose, anche magari molti loro comportamenti. Quindi scusa, quanti anni hai? Sì, 17, come Anche me. noi. 17. Sei proprio grande? Spesso senti parlare di immigrati, ma poi effettivamente chi so, cioè concretamente, conoscerli persone. praticamente come persone sicuramente ti sensibilizza molto sul tema, ma anche come esperienza lavorativa sicuramente in parte ti fa crescere. Quindi vorresti fare insegnante te? Beh, allora, Nell'idea c'è, sì. Tu però gli devi tradurre. Allora, fai una domanda e lui tanto ti traduce. Fai in italiano. Ok. Dai, prova. Se già sa dove andare a lavorare. انت تونسي ولا عربي؟ تحب تشتغل تخدم فين بعدين؟ تحب تشتغل فين؟ اي حته بقى بس qualsiasi lavoro basta che ti pagano bene. Ah, perfetto. Hai già capito tutto? Basta che pagano bene. Poi andiamo a fare qualsiasi domanda e lui ti traduce. Perfetto. è vero, noi siamo diventati, rischiamo di essere diventati uno, la merce dell'altro, perché i nostri spesso sono rapporti strumentali, siamo tutti diventati schiavi del risultato, che quasi sempre va dal like, dal numero di like ricevuti sui social, all'applauso che possiamo ricevere in platea. Ma queste sono false piste, perché è come un'acqua salata, diceva l'Ecclesiaste, più ne bevi e più hai sete. Noi dobbiamo vivere a fondo perduto, dobbiamo riuscire a credere nel valore di quello che facciamo a prescindere dal riscontro che potremo ottenere. Dobbiamo sfidare anche la maggioranza, la legge della maggioranza e accettare la minoranza, ma se noi riusciamo a cambiare una sola persona avremmo fatto la rivoluzione. E questo è il lavoro da fare e credo che questo sia il lavoro dell'insegnante e dello scrittore. Oggi io credo che questa scuola, la scuola Penny Wilton, sia molto legata alla solitudine di mio padre. Insegno italiano con tanti volontari che abbiamo qui, persone straordinarie, a ragazzi che sono nella condizione in cui era mio padre quando appunto restò da solo. Sono tutti ragazzi che vengono senza famiglia qui e che non sanno parlare, non sanno esprimere i loro sentimenti, non sanno formulare le loro emozioni, non sanno articolare le loro esperienze esattamente come non sapeva farlo mio padre. Noi diamo la possibilità a questi ragazzi, a questi adolescenti, di raccontare a noi, ma a loro stessi in primo luogo, quello che hanno vissuto. Ecco, questa è la radice
se volete, autobiografica della scuola Penny Wharton, ma credo che sia questa l'energia propulsiva nascosta che io negli anni ho scoperto.